Cosa sta succedendo alle cripto? È scoppiata la bolla? Analizziamo insieme la situazione e cerchiamo di capire in che direzione stanno andando i mercati. Molti giornali, soprattutto italiani, dicono già da molti anni di non comprare le cripto, che le cripto sono una truffa, che le cripto ti porteranno solo a perdere dei soldi. Peccato che i giornali italiani lo dicevano già nel 2020, come lo dicono anche adesso. Nel 2020, a marzo 2020, Bitcoin valeva $3.000. Bitcoin adesso, dopo il crollo, ha toccato un picco minimo di $80.000. Siamo sicuri che avevano ragione i giornali? Ciao, sono Marco Delio, trader coach e pro investor su eToro. Andiamo a vedere il grafico del Bitcoin per capire intanto dal grafico in che situazione siamo. Questo è il grafico del Bitcoin. Come vedete c'è stato un crollo nelle ultime settimane. Si poteva prevedere? Andiamo un po' a vedere. Intanto si stava già formando una figura di analisi tecnica, che è questa qua. Qualcuno di voi già magari la riconosce. Si era costruito un testa e spalle, dove questa era la testa, questa è la spalla di sinistra, e questa è la prima spalla di destra. Il testa e spalle è famoso per cambiare la direzione di un trend. Infatti che cosa è successo? Ha iniziato a creare poi questa seconda spalla. Chi fa trading di breve periodo, quando arriva a questo punto, inizia a shortare, quindi vuol dire che sta investendo a ribasso su Bitcoin. Quindi a questo punto chi fa trading di breve periodo avrebbe dovuto investire a ribasso e sarebbe tranquillamente arrivato fino a qua. Ok, adesso non vi spiego la strategia nel dettaglio, però è un chiaro segnale ribassista. Un altro segnale ribassista è questo. Ha creato due picchi, che sono questi due qua, questo e questo, sullo stesso punto. Però l'RSI, che è questo grafico qua sotto, ha creato una divergenza negativa. Cioè, anche se lì i picchi erano uguali, qua era uno più alto e uno più basso. Questa si chiama divergenza negativa. La divergenza negativa è un chiaro segnale che il mercato sta per andare a ribasso, o comunque che quest'asset sta per andare a ribasso. Infatti, dopo questi due segnali, il Bitcoin è crollato. Sono d'accordo, non sono gli unici segnali, c'è anche tutta la macroeconomia di cui adesso parliamo. Però già il grafico ci stava dando dei segnali importanti che il Bitcoin sarebbe sceso a questo punto. Ma la situazione era già iniziata ad essere negativa a livello macroeconomico. È infatti appena finito il più lungo shutdown della storia degli Stati Uniti. Infatti è durato 44 giorni, in cui i mercati, compreso anche l'azionario, sono stati molto ribassisti in questo periodo. Adesso è finito. I mercati stavano per ricominciare a risalire, ma proprio il giorno successivo dovevano uscire i dati sull'inflazione. I dati sull'inflazione non sono usciti tutti gli altri dati che dovevano dire quel giorno, ma non sono usciti i dati sull'inflazione. Gli ultimi dati sull'inflazione infatti risalgono a settembre. L'inflazione era buona perché stava rientrando nella norma, ma era ancora troppo alta, era al 3%. Se anche questa volta fosse stata positiva come tutti ci aspettavamo, la Fed avrebbe potuto tagliare i tassi di interesse a dicembre. La Fed che cosa fa? La Fed vuole cercare intanto di non creare una iperinflazione. Quindi quando l'inflazione è troppo alta, la Fed si allarma e alza i tassi di interesse. Quando l'inflazione rientra nella norma, allora può abbassare i tassi di interesse e favorire le aziende, che riusciranno a prendere soldi in prestito con un costo minore o a pagare gli interessi delle rate attuali con un costo minore. Quindi le aziende si possono indebitare di più e pagare sempre la stessa rata, oppure si abbassa la rata. Questo è il motivo per cui quando la Fed abbassa i tassi di interesse, le aziende salgono. Ma perché il dato dell'inflazione è così importante? Intanto la Fed si basa prevalentemente su quello e anche su come sta andando l'economia americana a livello di disoccupazione e come sta realmente il mercato del lavoro negli Stati Uniti. Questi sono i due parametri più importanti per la Fed per valutare se alzare, abbassare o tenere invariati i tassi di interesse. Quindi cos'è che ha fatto di nuovo crollare i mercati subito dopo lo shutdown?
Non sono usciti questi dati sull'inflazione, quindi la Fed si deve basare sui dati di settembre. Non si può basare su nuovi dati ancora migliori di quelli di settembre, ma soprattutto i dati che ha a disposizione non sono aggiornati. Quindi questo ha ridotto drasticamente le possibilità che la Fed possa abbassare i tassi di interesse a dicembre, cosa che ormai i mercati davano per scontato. Ma perché negli Stati Uniti l'inflazione è ancora così alta? È molto semplice. I dazi purtroppo alzano molto l'inflazione e questo è il motivo per cui la Fed non ha potuto abbassare i tassi di interesse quest'anno come ha potuto fare invece la BCE. Anche la BCE e l'euro stanno risentendo dei dazi, ma non quanto il dollaro e l'America. Quindi uno scenario che potrebbe cambiare tutto drasticamente sui mercati è proprio questo. Venissero tolti i dazi domani mattina o diminuiti in modo importante, sicuramente i mercati tornerebbero a crescere. Le probabilità che la Fed abbasserà i tassi di interesse a dicembre sarebbe molto più alta, e se non li dovesse abbassare a dicembre sarebbe sicuro al 100% per gennaio, e i mercati tornerebbero a crescere. Il mercato azionario, sì, perché quando ci sono periodi di incertezza come questo, i soldi si spostano dal mercato azionario o delle cripto, che sono considerati più rischiosi perché hanno una maggiore volatilità, si spostano a mercati meno rischiosi, quindi alle obbligazioni oppure sull'oro. Quindi si stanno spostando i capitali da questi asset azionari e delle cripto, si stanno spostando sull'oro e sulle obbligazioni. C'è il processo inverso in quel caso, quindi se dovessero abbassare i tassi di interesse e quindi anche i dazi, il mercato azionario e le criptovalute tornerebbero a correre. Quindi in questo momento, se non esce un dato sull'inflazione molto incoraggiante, e purtroppo in questo momento non è proprio uscito e non uscirà fino alla decisione della Fed, in quel caso avrebbe potuto ancora abbassare i tassi di interesse, ma adesso le possibilità sono molto basse e i mercati lo sanno e stanno scontando un ulteriore crollo. Questo tutti i mercati, non soltanto Bitcoin. Quindi no, Bitcoin non sta andando a zero, ha subito tanti crolli in passato. Ha subito un crollo in passato da 9.000 a 3.000, sembrava stesse andando a zero, eppure adesso dopo il crollo siamo a 80.000. Un'altra cosa importante, non è Powell a decidere sui tassi di interesse, non è lui da solo, sarebbe incostituzionale, non c'è soltanto lui che decide per tutti, non è come ci sta facendo credere una campagna elettorale di qualche politico. Non funziona così, è molto più complicato di così. Quindi non è sostituendo Powell che si risolve la situazione. La Fed deve fare gli interessi del dollaro, non deve fare gli interessi dei mercati, quello non rientra nei suoi interessi, deve fare gli interessi del dollaro per non fare poi crollare la moneta americana e insieme alla moneta americana tutta l'economia americana e di conseguenza a cascata anche tutte le economie che dipendono dalla prima economia mondiale che è l'America. Quindi fa un lavoro molto importante la Fed, non si può fare condizionare da un'azienda o da una politica. Ci mettessero qualcun altro al posto di Powell farebbe esattamente le stesse cose. Un dato incoraggiante però è che sugli exchange stanno diminuendo i Bitcoin. Cosa vuol dire? Che li stanno spostando verso altri wallet. Di solito questo è un segnale molto positivo perché vengono spostati i Bitcoin sugli exchange quando vengono venduti. Invece in questo momento sugli exchange stanno comprando i Bitcoin e poi li stanno spostando su altri wallet su cui non è possibile comprare o vendere Bitcoin. Questo è un segnale molto importante, però è vero che Bitcoin è sceso negli ultimi giorni. Come mai? È sceso perché il crollo è dovuto alla vendita degli ETF. Sì, quegli ETF che eravamo tanto contenti quando erano usciti e ci hanno fatto tanto salire, sono quelli che in questo momento ci stanno facendo crollare. Ma i retail, cioè le persone che investono nel mercato delle criptovalute, direttamente sulle criptovalute, non stanno vendendo. In questo momento i volumi degli exchange parlano chiaro, non stanno vendendo, sono gli ETF che stanno vendendo. Questo è un segnale molto importante, vuol dire che chi è esperto del mercato, chi è nel mercato, non vede un possibile bear market. O meglio, è possibile che ci sia un bear market di breve periodo, magari un mese, è possibile anche 2 mesi se le cose non cambiano, ma non penso né io e né eventualmente tutte queste persone che stanno spostando i Bitcoin dall'exchange che ci sarà il bear market durato 2 anni. Non penso che sarà ancora quel momento. Ok, quindi ricordiamoci, com'è che agisce la Fed? Agisce per favorire il mercato del lavoro
negli Stati Uniti, agisce per mantenere l'inflazione al target del 2%, quindi se l'inflazione è oltre il 2% è difficile che tagli i tassi di interesse perché sarebbe troppo rischioso, ma non deve favorire una politica americana e non deve favorire le aziende americane. Quello è una conseguenza. La politica americana, in questo momento Donald Trump, ha degli altri interessi. In questo momento sta alzando i dazi che stanno abbassando ovviamente le azioni, il mercato azionario, il mercato delle criptovalute, per avere una leva migliore nella negoziazione con gli altri stati. Non durerà in eterno, sta soltanto contrattando per un periodo. Quindi anche lui non terrà tutto il mandato questi dazi. Quando avrà raggiunto determinati obiettivi, ovviamente non gli servono più. Non si sta arricchendo l'America con questi dazi, semplicemente è una leva che gli serve in questo periodo. Se ti interessa imparare il mio metodo, il metodo che utilizzo ogni giorno per questo tipo di analisi, è appena uscito il mio libro, Metodo Trading 8x. È un metodo che ho creato io e vi spiego passo passo, dandovi anche dei bonus e delle checklist, che metodi e che strumenti uso per muovermi nei mercati finanziari. Vi lascio il link in descrizione per scaricare ancora per pochi giorni il mio libro in formato ebook gratuitamente. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo al prossimo video.